Oltrepo, terra di Pinot Nero. Un gruppo di amici racconta la viticoltura dell'Oltrepo pavese attraverso i suoi Pinot Nero. Da un'idea di Francesco Fabretti. Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nel salotto di Oltrepo, terra di Pinot Nero. Chi vi parla, come sempre, è Francesco Fabretti, oggi in compagnia di Roberto Lechiancole e Jean-François Coquard, rispettivamente proprietario ed enologo della cantina Prime Alture. Benvenuti. Grazie, buongiorno. Allora, io inizio sempre i miei podcast con una domanda che ci dà un po' il là per partire in questa chiacchierata, ovvero che cosa significa fare Pinot Nero, Roberto, nell'Oltrepo pavese? Fare Pinot Nero nell'Oltrepo parte innanzitutto da una mia passione per questo vitigno e fortunatamente per me ho avuto l'opportunità di essere proprio nel territorio del Pinot Nero, della sua vocazionalità, che è dovuto a parecchi fattori. E questi fattori sono il sottosuolo, le altezze, abbiamo di fronte la pianura, dietro le Alpi marittime, e questa escursione termica importantissima per il vino è sempre asciutta. Sappiamo tutti che il Pinot Nero è un vitigno che ha la buccia molto sottile, ha la forma di una pigna, pertanto se si infiltra l'umidità è un grosso problema. Questo progetto come nasce? Nasce da una pazzia senile. Io tutta la vita ho fatto tutt'altro, ho fatto elettronica applicata all'aerospazio e dopo 40-45 anni che giravo il mondo ho dovuto fermarmi e ho lasciato questa attività in mano di mio figlio. Io ho sempre avuto la passione di bere il vino e soprattutto del Pinot Nero, ma l'essere approdato in Oltrepo, anche questa è una grande casualità. Nel senso che io buona parte di vacanze o di weekend l'ho spesa tra la Costa Azzurra e la Franciacorta, e in tardissima età ho scoperto l'Oltrepo, dove il Pinot Nero è proprio di casa. Hai scoperto l'Oltrepo anche da un punto di vista turistico, quindi? Sì, di tutto. Ho visto un territorio fantastico che non conoscevo, proprio in tarda età, ed è stata una folgorazione vedere questa natura un po' wild, ma è molto bella. In effetti anche io, le prime volte che trasferitomi da Roma a Milano, sono andato a visitare l'Oltrepo pavese e non ti nascondo che sono rimasto abbacinato dalla bellezza dei suoi panorami, e indubbiamente uno spettacolo della natura. Ma tornando a noi, questo progetto di cui tu ci hai cominciato a introdurre le tue linee guida, aveva un'idea di base dal quale è partito? L'idea di base non era proprio quella del vino, sinceramente. L'idea di base era di fare un piccolo resort, un B&B, insomma, dove mettere insieme le conoscenze che ho collezionato durante la mia vita in giro per il mondo, ricevere gli amici, avendo scoperto che cosa uno vuole quando va a visitare un territorio. È da qui che nasce questa idea di cantina, camere e cucina. E il vino quando entra in gioco? Il vino entra in gioco quando ho comprato il terreno che c'erano le vigne. E qui è un momento importante, io lo chiamo un momento astrale, nel senso che io ho sempre adorato il Pinot Nero, ne ho una grandissima collezione e lì mi sono ritrovato già le vigne. Noi abbiamo comprato 10 ettari in questa tenuta, principalmente c'erano viti, c'era una cascina di poco valore che abbiamo buttato giù, abbiamo ricostruito e tutto quanto, ma c'era il Pinot Nero ed è stata un segno del destino, diciamo. E per portare avanti questo progetto di ospitalità / viticoltura ti sei dato, come potremmo definirle, delle linee guida? Assolutamente sì. Partiamo dal vino. Allora, la prima cosa è chiaro che il Pinot Nero, come scelta più importante del vitigno, noi ne abbiamo 3 declinazioni: spumante, Pinot Nero che fa affinamento in acciaio e il Pinot Nero che affina in barrique. Ma la linea guida principale che ho dato a Jean-François è riconoscibilità del vitigno, perché la gente è gratificata quando riconosce il vitigno. Grande pulizia, deve essere un vino pulito che ha i profumi giusti, grande bevibilità, perché da utente più che da produttore io voglio bermi una bottiglia di vino, insomma, senza stare male, senza niente, cioè deve avere una grande bevibilità. Poi per quanto riguarda la seconda parte... Scusa, seconda parte intendi l'ospitalità? Sì, esatto.
ho creato l'accoglienza. Anche questa ha un paio di declinazioni. Cioè, la prima ovviamente è quella di poter dormire lì, potersi svegliare, vedere le vigne, avere delle camere ampie, avere dei bagni ampi con la finestra, dovunque ti giri vedi le vigne. E poi sono stato quasi costretto, questa è la cosa divertente, perché noi all'inizio eravamo solo un B&B, ma la gente arrivava su e mi diceva: guardi, mi dica quello che vuole, ma io non torno giù a mangiare, le svuoto il frigo, ma lei mi dia qualcosa, pane, salame, quello che vuole. E da lì siamo stati costretti a sviluppare tutto un'accoglienza che comprendesse anche, tra virgolette, la ristorazione, sempre avendo però come obiettivo la stagionalità, la territorialità e la tradizione. Prima di passare alla parte più strettamente enologica e agronomica con Jean-François, ti vorrei fare una domanda che mi interessa, perché il nome che tu hai dato alla tua cantina / struttura ricettiva è Prime Alture. Come mai? Noi avevamo iniziato questo progetto e inizialmente mi ero trasferito a Casteggio prendendo in affitto una villetta, e tutti i giorni venivo a Casteggio da Milano e ogni volta pensavo sempre come lo chiamo, come non lo chiamo. Allora, quando sono stato sul Ponte del Po, guardavo e vedevo le prime colline e dietro le montagne, infatti il nostro logo comporta anche questo. E allora era Prime Colline, era brutto, e poi ho detto: ma dai, queste sono le Prime Alture sopra Casteggio. Bene, veniamo a Jean-François. Intanto grazie di essere intervenuto anche a te, Jean-François. Grazie. La prima domanda è una domanda che dal mio punto di vista è quasi scontata. Oggi si parla tanto di Pinot Nero, sembra quasi che parlare di Pinot Nero faccia figo. Il Pinot Nero nell'Oltrepò Pavese è una moda perché fa figo o c'è qualcosa di più? Beh, no, c'è qualcosa di molto di più. Quando un vitigno è presente da 150 anni non è più moda. Quando si vinifica da metà dell'Ottocento non è più moda. Abbiamo sto vitigno a casa quasi da sempre. Ormai è diventato un vitigno indigeno. Non è sicuramente di moda. Roberto ha fatto riferimento al fatto che nella bottiglia si deve sentire, uso le virgolette, il fatto che quello che noi beviamo è un Pinot Nero. La mia domanda è: di cosa deve sapere un Pinot Nero? Perché io sono stato uno dei pochi fortunati che ha fatto il primo in assoluto master sulla Borgogna qui in Italia, condotto da Armando Castagno. All'epoca in cui l'ho fatto, parliamo di 15 anni fa, ancora comprare vini di Borgogna anche di altissimo livello era una spesa cara ma gestibile ancora. Certo, si doveva fare qualche piccolo sacrificio, ma si poteva fare. Facendo un esempio banalissimo, per dire, uno dei vini che all'epoca trovai fantastici per il rapporto qualità-prezzo era il Vin Romanée di Mounier-Gibourg, che costava 60 euro 15 anni fa. Oggi un'annata minore ne costa 250. Quindi tutta questa premessa per dire che cosa? Che se c'è una cosa che ho imparato del Pinot Nero di Borgogna, quindi do una geolocalizzazione ben precisa, è il fatto che tra Vin Romanée e Gevrey-Chambertin già stiamo parlando di due Pinot Neri diversi. Quindi è lecito dal tuo punto di vista ipotizzare che il vitigno Pinot Nero abbia un gusto comune in qualche modo? Ha un gusto comune e poi ti spiego quello che deve essere e quello che non deve essere. Ma poi è anche vero che il Pinot Nero non è uno solo. Il riferimento è Borgogna perché nasce il vitigno lì, viene coltivato lì in Borgogna, ma quando si fa Pinot Nero in Italia o in America, in Oregon o in altre parti del mondo, vieni subito a confronto con la Borgogna, che è giusto fino a un certo punto, perché quando ti dicono non è Borgogna, tu devi dirgli ma non è quale Borgogna? L'hai detto tu prima, la Borgogna ha 290 sottozone. Allora non è quale Borgogna? Non è Pomar o non è Vin Romanée? Non è quello leggerino o non è quello potente? E anche lì ti dice già che quel vitigno lì ha delle sfumature molto molto ampie. Se c'è una cosa che ho imparato è che il Pinot Nero, e in questo lo associo soltanto ad un altro vitigno, ovvero il Nebbiolo, ha la capacità folle di leggere il territorio. Assolutamente sì. L'Oltrepò è una dimostrazione di una tipologia di Pinot Nero. Ok, allora restringiamo la domanda. Che tipologia di gusto deve avere il Pinot Nero, secondo te, dell'Oltrepò Pavese? Allora, dell'Oltrepò Pavese allargo sul Pinot Nero in generale perché questo secondo me è importante. Il Pinot Nero è un vitigno fine, elegante e lo deve essere. Deve essere fresco, non accetta
come il Merlot, come il Cabernet, come la Syrah, diciamo di essere troppo cotto. Allora devi avere freschezza e finezza. Questo tutti i Pinot Neri nel mondo devono rispettare questa caratteristica. Poi arriviamo all'Oltrepò, dove abbiamo questa fortuna di un clima, di un terreno che io associo molto nel sud della Borgogna, Volnay, Pommard. Abbiamo un terreno più potente ed ha dei Pinot Neri naturalmente più potenti, più colorati. Quando ci dicevano ma è troppo colorato, non è Pinot Nero, avete mai bevuto un Pommard che è più colorato del nostro Pinot Nero dell'Oltrepò? Suggerirei, a puro titolo informativo, per capire di che cosa parliamo quando parliamo di Pommard, di provare il Pommard di Comte Armand, tanto per farvi un'idea, che credo sia un Pommard che mi ha ricordato molte volte i Pinot Neri fermi che ho assaggiati del vostro gruppo. Non pensavo che avresti citato questa azienda, perché se non fosse arrivato in Italia nel 99, molto probabilmente arrivavo da Comte Armand a Pommard, un'azienda dove ero vicino a entrare, poi mi è capitata l'Italia. Io chiedo scusa perché, come al solito, dimostro di essere un perfetto maleducato. Ho lasciato che Roberto si presentasse e non ti ho lasciato presentarti. Vabbè, sappiamo che sei il consulente enologico di Roberto, ma dici qualcosa in più su di te, come nasce la tua passione, quali sono le tue prime esperienze, cosa hai fatto e cosa fai oggi. Grazie, sì. Io vengo di una famiglia del vino, sono la 13ª generazione, si fa vino nella mia famiglia dal 1500. Io avevo scelto di fare tutt'altro che il vino perché, avendo un nonno, un papà, fratelli nel vino, io pensavo di fare altro, poi arrivi a letta delle scelte e poi ho iniziato il mio percorso di enologia in Borgogna, ho fatto una prima esperienza con le Hospices de Beaune, appena laureato ho avuto questa opportunità di arrivare in Italia, chiamato dalla tenuta Mazzolino, che è un'azienda storica in Italia e inoltre poi per il Pinot Nero. Si parla di Pinot Nero da 150 anni, ma diciamo la storia più recente del Pinot Nero vinificato in rosso è una storia che ha una quarantina d'anni. Se parliamo di Oltrepò, dei Ruiz de Cárdenas, Montelio, altre aziende, e Mazzolino era una di quelle aziende che negli anni 80 aveva già puntato a vinificare il Pinot Nero in rosso. La famiglia Baragiotti aveva puntato alla scelta di un enologo, un winemaker francese. Sono arrivato pensando inizialmente probabilmente di stare 6 mesi, ha durato 15 anni e sono più di 20 anni che comunque frequento l'Oltrepò che amo. Nessuno mi portava verso l'Italia, magari mi sognavo di America, poi è stato una fortuna di arrivare lì e poi di conoscere nel tempo tanti amici produttori. Ho visto anche nascere da collega, prima Alture che era un vicino di casa, io l'ho visto arrivare da curioso, quando ero ancora a Mazzolino ho visto arrivare Roberto. Roberto, la collaborazione con Jean-François come nasce? Jean-François, come ha detto, era un vicino di casa, guardava come abbiamo costruito prime alture con materiali vecchi eccetera e mi dice: guarda, io sto tornando a casa in Francia, sto facendo una casa vecchia, la sto ristrutturando, mi ha chiesto 2 cose, ho detto: come te ne vai eccetera, e niente, abbiamo un po' parlato del mio progetto, ha visto la mia sfrenata passione per il Pinot Nero e a un certo punto così ha detto: vuoi mantenere un legame eccetera, e lui mi ha detto: che cosa vuoi fare? E gli ho raccontato il mio progetto e lui l'ha condiviso in pieno fin dall'inizio. Gli è piaciuto questa identità, questa voglia di qualità, questa voglia di curare i dettagli eccetera, di non risparmiarsi. Oltre alla preziosissima collaborazione di Jean-François, la tua struttura da un punto di vista strettamente vitivinicolo ha altri collaboratori particolari di cui si serve? Sì, io e Jean-François abbiamo messo insieme una squadra di cui ne sono molto contento e orgoglioso, perché io ritengo che la conoscenza del territorio sia fondamentale. Cioè, Jean-François, oltre che avere apprezzato il mio progetto, gli obiettivi e compagnia bella, non è perché è francese, ma perché ha stato 15 anni. Cioè, gli enologi e le persone si misurano in numero di vendemmie, di conoscenza, perché non è tutto sempre uguale e replicabile. Pertanto a questa squadra me li ha portati piano piano. Jean-François ha aggiunto Claudio Giorgi, che è un agronomo del territorio, che ha fatto esperienza anche lui da Mazzolino, Frecciarossa eccetera. Poi c'è il nostro Claudio Brunelli, che è un grande potatore appassionato, è un pazzo perché alle 5 del mattino lava l'uva, ed è una persona che quando l'ho assunta mi ha fatto capire l'importanza di far invecchiare le vigne, perché il vino buono si fa in vigna, perché la vigna vecchia dà un buon prodotto, perché adesso col cambiamento climatico più è vecchia e meglio è. E allora gliel'ho posto come condizione e gli ho detto:
vieni a bordo, queste sono le condizioni, ma tu devi insegnare a mio nipote a potare. Quando io non ci sarò più, lui deve essere in grado di potare, perché faccio una piccola divagazione, se me la permetti. Il grosso investimento che è stato fatto per prime alture è stato fatto con le nuove generazioni della famiglia, perché ho portato via da Milano una parte della mia famiglia e i miei nipoti li ho trasferiti in provincia da buoni milanesi, e per fargli venire questa passione, il primo nipote, che oggi ha 18 anni, che va al Gallini, che sta studiando enologia e compagnia bella con indirizzo in enologia, fa parte insieme a suo papà, che è mio genero, che segue tutta la parte della cantina, tutta la parte di manutenzione, eccetera, fa parte di questo bellissimo team di persone che sono appassionate, che amano questo territorio, perché la cosa più importante, oltre che l'amare il proprio lavoro, però bisogna amare la propria terra, e questo è quello che io riscontro anche in un francese che non riesce a stare lontano, perché dagli accordi iniziali viene sempre più spesso perché vuole vedere questi risultati. A proposito di enologi francesi, senti Jean-François, non credo di dire una cosa particolarmente sagace se dico che stiamo affrontando un momento di cambiamento climatico. Cercando di farlo capire a chi ci ascolta, vorrei sapere, è cambiato qualcosa nella produzione in vigna del Pinot Nero? Parlo di quello dell'Oltrepò Pavese, ovviamente. Sì, in effetti un argomento molto molto importante, perché non c'è una ricetta, il clima cambia e noi ci dobbiamo adattare. L'unica cosa è che le vigne sono impiantate per 50-80 anni, non è che possiamo prenderle e spostarle da qualche altra parte. Dobbiamo adattare il nostro modo di coltivare. Abbiamo già delle cose in corso: far crescere la vegetazione più in alto, creare dell'ombra da un filare sull'altro, magari tornare, e questo se ne parlava prima con la potatura, dove magari 30 anni fa, 20 anni fa, produrre poco uguale fare buon vino, ma dobbiamo accettare di produrre di nuovo di più per avere più equilibrio, potare un po' più lungo per avere più equilibrio, perché non possiamo proporre dei Pinot Neri da 14,5-15% di alcol. Quando tu dicevi del Nebbiolo, che anche a me è un gran vitigno, accetta una certa sovramaturazione, il Pinot Nero no. Allora, per non entrare in questi eccessi di troppo alcol, possiamo produrre un po' di più. C'è tutto un gioco di inerbimento o non inerbimento, lavorazione del terreno. Proprio oggi stavo ascoltando uno speciale di Giovanni Bigot che parlava proprio dell'inerbimento interfilare, ovvero serve o non serve? La risposta era sì, ma dobbiamo vedere di che inerbimento stiamo parlando. Un inerbimento permanente, un inerbimento fatto anno per anno e variando il tipo di erbe che vengono utilizzate per inerbire i suoli, pezza, eccetera, eccetera. Quindi vedo che grosso modo state dicendo la stessa cosa. Assolutamente, il lavoro in campagna è infinito e anche lì, come dicevo prima, un po' di tempo fa tutti ci siamo spostati verso l'inerbimento e ci siamo accorti, dopo 2 anni di siccità veramente intensa, che ci voleva una parte di inerbimento, ma oggi stiamo anche distruggendo questo inerbimento perché ci consuma anche troppa acqua. Allora bisogna trovare sempre un equilibrio e lavorare proprio con la testa, non seguire la moda inerbire perché tutti inerbiscono. Assolutamente, bisogna adattarsi al clima e alle stagioni, quello è fondamentale. Hai parlato di cambiamenti che riguardano l'ambito vigneto. Io so che voi avete anche un approccio biosostenibile. Questa biosostenibilità riguarda esclusivamente la vigna o vigna e cantina? Intanto questa è la prima domanda. Riguarda tutto. Allora, ci puoi raccontare che cosa fate in vigna e cosa fate in cantina in nome della biosostenibilità? Più che biosostenibilità mi piace la biointelligenza, perché, per essere molto onesto, essere sostenibile in un percorso bio non è facile. Noi cerchiamo di fare tutto indirizzato verso il bio, ma con intelligenza. La qualità a tutti i costi, il bio sempre, ma non a tutti i costi, perché ci sono certe operazioni che non sono sostenibili. Se non sono sostenibili non vanno fatte e si fa altro, magari con la meccanizzazione, con altre scelte tecniche che non rientrano, diciamo, nel quadro classico del bio. Ad esempio, cos'è che non è sostenibile? Ma allora, ad esempio, un uso eccessivo del trattore, perché devo lavorare molto di più il mio terreno. Ti puoi fare la domanda se è veramente sostenibile, perché se passo 10 volte, 20 volte al posto di 2 o 3, mi devo fare la domanda: compattamento del terreno, consumo di gasolio, rumore, le ore del mio operaio, che comunque lui
si stanca. Diciamo, è lì, bisogna proprio ragionare tutte le operazioni in base all'investimento, tempo, cosa ottengo col minore impatto possibile. Devo mettere in equazione tutti questi elementi e non per forza fare la scelta, tra virgolette, classica del bio, che non so, vado a usare soltanto rame e zolfo, ma se lo devo fare e fare 20 trattamenti a fine anno mi dico, ma è giusto? Magari è giusto, non dico che è sbagliato, ma bisogna ogni volta rimettere tutto in prospettiva e pensarci bene. Rimettere tutto in discussione, diciamo. Sì, se ha veramente senso fare certe operazioni. Ok, al di là di quelle che, come dici tu giustamente, in nome della biointelligenza sono operazioni che metti in discussione, ce ne sono alcune invece che possiamo dire no, queste le facciamo perché... Va bene. Ovvio, no. Aprivo il discorso su proprio la parola sostenibile, perché certo, è tosta quella parola lì. No, invece noi il diserbo non esiste più da 10 anni, lavoriamo il sottofila perché riusciamo a farlo molto bene. La concimazione è tutta organica e gran parte della concimazione nasce dal sovescio. La lotta contro la tignola avviene con la confusione sessuale da tanti anni. Tutto quello che possiamo fare per evitare la chimica lo facciamo. Questo, diciamo, sono gli elementi principali di concimazione organica, di non uso di diserbo e di un approccio della lotta contro gli insetti molto, molto soft. Da quello che ho ascoltato da Jean-François mi sembra di poter dire che le idee le abbiate piuttosto chiare. A questo punto la domanda che mi sorge spontanea a Roberto è: Roberto, ma che vini volete e soprattutto dove volete venderli? Che vini vogliamo? Grande bevibilità, riconoscibilità del vitigno, i profumi, eccetera. E al di là del vitigno e di quello che ci siamo detti, io ho le idee molto chiare, sia sul prodotto che sul territorio. Noi abbiamo Milano, che è molto vicina, su cui dobbiamo crearci e rifarci un'immagine, perché negli anni noi siamo stati identificati solo con la Barbera, la Bonarda, eccetera, ma in effetti il Pinot Nero è il nostro vino più prezioso e questo non l'abbiamo mai pubblicizzato, se vogliamo usare questo termine. Il risultato è che il mondo del vino è cresciuto, è andato avanti, è diventato sempre più internazionale e i locali che io scopro a Milano sono tutti locali che buona parte non hanno vini del territorio, non hanno vini dell'Oltrepo. La scelta che ho fatto è di avere degli ambassador del nostro territorio. Da una parte mi ritrovo le trattorie dove parlano del cibo. Tu arrivi alla trattoria, c'è il tuo beloste che ti dice: ah, guardi, oggi c'ho un pollo magnifico, guardi, è un pollo che compro allo Spluga, rotola giù 10 volte al giorno, si fa una ginnastica, c'è una carne stupenda, lo cucino con questi aromi, con queste cose e poi le consiglio questo vino, le consiglio questa piccola azienda che è del territorio. Mentre lo stellato è un po' diverso, ci crea credibilità. Se il pubblico incomincia a trovarci da Bartolini alla Langosteria, Four Seasons, Sadler, questo dà credibilità al nostro territorio. Questa è l'azione che io sto facendo. Siamo anche piccoli, 50.000 bottiglie, non siamo grandi produttori, è inutile che vado a esportare, fare, forcare. Milano e la Lombardia diventa un mercato già abbastanza interessante. È però un lavoro dove ci devi mettere la faccia. Mi permetto di aggiungere una considerazione che ho cercato di far emergere in tutte le puntate che ho registrato finora e anche in questo caso, poi la domanda specifica te la farò quando assaggeremo i vini, però devo dire che per essere dei Pinot Neri con questa qualità, per l'amor di Dio, non saranno i migliori Pinot Neri in assoluto che si fanno in Italia, ma i migliori Pinot Neri in assoluto costano anche 130, 150, 180 euro. Sto parlando del Roccolo di Hofstadter, per intenderci, cioè stiamo parlando di altre cifre. Questo livello, questa qualità, alla soglia di prezzo che mediamente voi stabilite per i vostri vini, è un fattore che secondo me andrebbe tenuto in considerazione anche dalla trattoria piuttosto che dallo stellato. Io non nasco divulgatore, io nasco proprietario di un'enoteca e se tu non sei in grado di capire che hai un potenziale come questo che rischia di scoppiarti in mano, parlo di tu rivenditore che ti puoi permettere di posizionare un Pinot Nero, prendiamo la fascia alta, mediamente i vostri Pinot Nero, non so quelli tuoi, lo vedremo oggi, ma mediamente un Pinot Nero oscilla di fascia alta tra i 25 e i 30 euro, cioè di che stiamo parlando? Io è questo che, se mi posso permettere di rilevare un aspetto secondo me che voi mettete poco sotto la luce dei riflettori, è il fatto che fate vini che per quello che c'è dentro costano poco. Più di una volta mi è capitato che dei sommelier di ristoranti mi hanno detto: ma guarda che è un ottimo prezzo, è fin troppo basso. La mia risposta è: pago lo scotto
di essere un oltrepo in questo momento. Sto facendo fare un studio all'Università di Pavia per avere una prova oggettiva, sostanziale, della vocazionalità del territorio. Cioè noi non siamo conosciuti come il territorio del Pino Nero. Ho instaurato un corso di potatura sponsorizzandolo, far capire, far vedere ai giovani i nuovi sistemi che non sono ancora sui libri didattici. Ho instaurato una borsa di studio che si chiama Orgoglio Oltrepo, 2000 anni di storia del vino. Insomma, bisogna creare insieme un qualche cosa, e tu mi hai fatto una domanda giusta, è sottovalutato, è verissimo. Questa divulgazione presumo la farete anche per chi vi viene a trovare in azienda. Come gestite l'ospitalità? Fino adesso ho parlato del nipote e del genero, ma c'è tutta la famiglia. Il genero ha sposato mia figlia, ovviamente, e lei è quella che si occupa di tutta l'ospitalità, cioè dalle prenotazioni delle camere, agli eventi, alla ristorazione, eccetera. Mia moglie è quella... Quindi possiamo dire che adesso se ti vengo a trovare non mangio il pane e salame del frigo? Esattamente. E le camere ci sono sempre state. E noi abbiamo la zona barbecue dove facciamo il barbecue, abbiamo la zona picnic e poi abbiamo la zona ristorante. Come dicevo prima, tutta la parte arredo, gestione, tutto quello che è l'accoglienza ne occupa mia moglie, e invece tutta la parte organizzativa se ne occupa mia figlia, che ha un sacco di lavoro tra le prenotazioni e tutto quanto. Senti, veniamo a noi. Voi in che zona vi trovate? Noi siamo a Casteggio, sopra Casteggio. Cosa ha di particolare la zona di Casteggio all'interno dell'economia globale dell'Oltrepo pavese? Ma io non ho molta conoscenza, però diciamo che le tre zone basi si sviluppano su Stradella da una parte, poi c'è Broni e poi c'è Casteggio. Casteggio si arrampica subito. Da un punto di vista viticolo non ti saprei dire, perché non mi voglio esporre molto, e Jean-François può dirti le differenze. Allora rigiriamo la domanda a Jean-François. Ma guarda, io che sono 20 anni adesso che frequento l'Oltrepo e Casteggio, amo sto territorio, mi rendo conto anche di quanto è difficile raccontarlo, perché è una mosaica di territori. Per venire dalla Francia attraverso il Piemonte ha Langhe, Roero, Nizza, l'Alto Piemonte, diciamo, ha delle sottozone che sono logiche, e io lavorando nel casteggiano, più che un vino in particolare, a me è sempre piaciuto l'idea comunque che questo Oltrepo potesse avere diversi Oltrepo al suo interno, e il casteggiano ha un'identità forte, perché a differenza della Valle della Versa, dove le aziende mediamente sono tutte molto più grandi, il casteggiano ha tutte aziende piccole, ha queste colline, ha questa anche visivamente diversa. E lì non so, io non conto diciamo sul territorio, ma l'idea di un domani avere un Oltrepo che avesse 2 o 3 sottozone forse sarebbe più facile da comunicare. Bene, adesso mi sembra sia venuto il momento di occuparci dei vini che avete portato. Che sono, Roberto? Allora, abbiamo portato 2 vini rossi. Il Bordo Bosco, che ha un affinamento in acciaio, che si chiama Bordo Bosco perché identifica la zona, e Monsieur Pinot Noir, che invece affina in barrique. Fa un anno di barrique, ma tutto questo aspetto tecnico lo lasciamo alle cose. Allora, io direi che possiamo cominciare a versarli. Roberto, da che vino vogliamo partire? Ma io direi Bordo Bosco. Bordo Bosco. Jean-François, ce lo racconti un po' come lo fate questo vino? Abbiamo parlato del Pinot Nero, di questo vitigno elegante, fine, e anche una parola che va bene col Pinot Nero è versatile, e questo abbiamo questa fortuna, l'Oltrepo, produttore di Pinot Nero, che questo vitigno può dare sia vini importanti, eleganti, che affinano e invecchiano 20 anni, 30 anni o di più, e possono dare anche nello stesso momento, oltre al discorso delle bollicine, dei rossi di pronta beva che sono favolosi. E lì partiamo da questo Bordo Bosco, che è esattamente questa interpretazione del vitigno nel suo lato più semplice, più beverino, dove c'è freschezza, dove c'è frutto e tanta soddisfazione nel bere. Dove nasce questo vino? Allora, nasce appunto, io credo al bordo di un bosco. al bordo del nostro bosco, dove abbiamo anche la fortuna ogni tanto di trovare qualche tartufo, ma questo è un segreto da tenere ben custodito. In pratica abbiamo queste 2 esposizioni a est e a nord-est, diciamo esposizioni un po' più fresche, sono le nostre vigne più giovani, dove iniziamo la raccolta finita, diciamo le basi spumanti, e partiamo subito con questo Pinot Nero raccolto a mano, in cassette, portato in cantina, e lì l'obiettivo comunque di produrre un vino meno strutturato, facciamo una macerazione breve.
Correggimi se sbaglio, voi fate macerazione a freddo? Sì, soprattutto diciamo sul Monsieur, sulla riserva. Ok, allora ne parleremo sulla riserva della macerazione a freddo. Sul Bordeaux Bosco è ovvio che gestire le temperature è importantissimo, ma non volendo esagerare nella macerazione non abbiamo bisogno di raffreddarla più di tanto inizialmente, perché l'obiettivo di una settimana circa per andare a estrarre il giusto colore, la frutta, prima di arrivare verso dei tannini più potenti. Per quanto riguarda l'affinamento? L'affinamento lo fa in vasche di acciaio proprio per preservare il più possibile il suo lato fruttato, il suo lato floreale, senza entrare in troppa ossidazione. Non parliamo di legno, non parliamo di cemento, vogliamo proprio che sia il più puro, il più pulito possibile. Bene, e allora adesso andiamo ad annusare quello che ci riserva questo vino. Allora, cominciamo col dire che, visto che inizialmente abbiamo parlato del fatto che in Borgogna ci sono tante zone, se questo me lo facessero bere alla cieca ti direi che è un Marsanné, perché racchiude questa grande essenzialità del Pinot Nero, sia al naso, dove si percepiscono degli aromi di frutta rossa matura, sì, ma non scura, quindi non Ribes nero ma Ribes rosso, non Amarena ma ciliegia rossa croccante. Un altro tratto molto caratteristico di questo vino è una parte che io non esiterei a definire vegetale, una sorta di clorofilla, che non vuol dire che avete raccolto le uve verdi, non è questo il senso di quello che sto dicendo, è che c'è proprio questa parte vegetale che bisogna vedere come si declina la bocca. Io adesso assaggio. Dunque, in bocca questo vino fa la quadratura del cerchio, perché mantenendo i richiami olfattivi, in bocca entrano in gioco altre due caratteristiche, che sono una, la morbidezza, quindi una buona dose di glicerina, non eccessiva ovviamente, ma quel tanto che basta per farti sembrare il vino dolce. Traduco, per chi non lo sapesse: se bevete un bicchiere di glicerina pura, vi sembrerà che stiate bevendo un bicchiere di una sostanza dolce, perché la morbidezza che la glicerina conferisce ad un vino dà questa idea di dolcezza. Quindi c'è una buona componente glicerica che si va a sommare ad una componente più, direi, varietale proprio, quindi più acida, più slanciata, più vibrante, il tutto compendiato da quell'olfatto che avevo sentito all'inizio, ovvero quell'olfatto vegetale che si traduce in bocca in quello che io chiamo ramo verde di china, e traduco, anche se ho già usato questa espressione per farmi capire da chi non mi ha mai sentito prima: il ramo verde di china significa indicare all'interno di una struttura gusto-olfattiva di un vino il fatto che è presente un sentore nobilmente scuro e anche leggermente austero, ovvero la bacca di china, la bacca scura di china, che però è attaccata al ramo, e il ramo è verde, non è un ramo secco, quindi austerità e dimensione vegetale. Queste due componenti regalano una leggerissima astringenza che io trovo quasi necessaria per far sì che il vino non debordi troppo sulla parte morbida. Sono d'accordo, mi aggancio anche al lato vegetale, che noi è un qualcosa che andiamo anche a ricercare. In francese le bourgeon de cassis è proprio questa clorofila, questa freschezza legata al mondo varietale del Pinot Nero, che già al naso ti rinfresca sto vino. Poi in bocca il vino è fresco e ti richiama, ti fa salivare questa leggerissima amarezza o astringenza che positiva fa salivare, e questi sono tipicamente bottiglie che è un vino che si beve per conto suo. Questo è un vino molto pericoloso. Un bicchiere chiama l'altro. Assolutamente sì. E adesso parliamo del Monsieur. Jean-François, presentaci il Monsieur. Lì un, diciamo, approccio, non dico l'estremo opposto, ma qua sempre lo stesso vitigno, una posizione diversa nel vigneto. Adesso abbiamo la fortuna l'ultimo anno di aver introdotto una nuova vigna nel nostro taglio, uve più mature. Quando sul Bordeaux Bosco puntiamo, diciamo, a un 12% di alcol, lì andiamo spesso oltre i 13%, perché dobbiamo raggiungere una certa maturità, anche se ho detto prima che ogni giorno facciamo controlli di maturazione per non andare oltre. Tu parlavi prima di frutta, c'è la frutta cotta e c'è la frutta fresca, c'è la marena e la ciliegia, c'è la fragolina di bosco e la marmellata di fragola, e noi dobbiamo stare sempre dalla parte il più maturo possibile prima che diventa marmellata, e questo sul Pinot Noir è molto difficile perché la maturazione avviene in 2 o 3 giorni. Noi partiamo un po' prima, visto che abbiamo un paio di vasche, una un po' prima, uno a maturità giusta, raccolta
con l'uva intera, e lì inizia una macerazione a freddo che ci permette di, diciamo, lavorare sulla parte aromatica e anche una prima estrazione di colore senza fermentazione, 5-6 giorni secondo l'annata. A che cosa serve e come funziona proprio da un punto di vista di reazione biologica la macerazione a freddo? In pratica ci sono due elementi. Quando questa macerazione avviene con l'uso del ghiaccio secco, che è in pratica anidride carbonica solida, che a meno 200 e passa gradi si sgasa, diventa CO2, c'è un primo effetto di contatto di questo ghiaccio secco con l'uva, dove va proprio a far esplodere la pellicola. E lì è proprio un effetto meccanico che tu rendi disponibile antociani, tutto quello che contiene la pellicola, questo freddo te lo rende disponibile. Poi c'è una prima estrazione di mosto, di succo d'uva, dove proprio il contatto di questo liquido con queste pellicole fa in tempo a arricchirsi di queste pellicole. Hai bisogno di questo tempo, più è lungo e meglio è, e soprattutto non avendo la temperatura non vai a estrarre né i tannini né le sostanze che in quel momento lì sarebbe sgradevole. Prendi proprio il meglio, e per prendere hai bisogno di tempo, e il freddo ti dà questo tempo. Certo. E quindi niente, una volta fatta la macerazione, fermentazione, e quindi arriviamo all'affinamento. Mi dicevate in barrique, di che passaggio? Sì, allora noi abbiamo un rapporto lì forse col la mia deformazione francese, che se le vigne sono state portate dai romani, grazie all'impero romano che ci ha regalato la vigna in tutta Europa, i Galli invece la barrique, diciamo, possiamo renderli questo. E io ho un rapporto, mi piace, diciamo, il legno, e lì una cosa che avevo scoperto venendo in Italia, che c'era una moda sul legno e non veniva proprio considerato come proprio uno strumento di lavoro, uno strumento di affinamento vero e proprio. C'ho sto rapporto con le barriche, usiamo diverse tonnellerie proprio per portare varie sfumature da una tonnelleria all'altra, varie tostature e anche legni di primo passaggio, di secondo passaggio e anche legno nuovo. Beh, allora a questo punto andiamo a sentire come questi legni di primo, secondo, terzo passaggio hanno lasciato la loro impronta in questo bicchiere. Dunque, la primissima cosa che mi viene da dire è che questo vino, bevuto alla cieca insieme al Bordeaux Bosco, si capisce nitidamente che viene dallo stesso produttore, perché lo spettro olfattivo è lo stesso, ovviamente maggiorato. Se nel primo vino parlavo di ciliegia rossa croccante, qui parlo di amarena, non di marmellata d'amarena, magari di una granatina di amarena. Se nel primo parlavo di ribes rosso, qui parliamo di ribes scuro, ma siamo sempre in quella famiglia. Se parlavo di richiamo vegetale nel primo, torno a ribadirlo in questo secondo. Adesso andiamo a sentire in bocca. Qui al palato, ovviamente, conferma quello che ho detto all'olfatto. Cosa si unisce? Si unisce anche qui il ramo verde di china, che ho già spiegato, quindi non ci ritorno. Una eccellente acidità vegetale, c'è un filo meno di morbidezza, è un vino tra virgolette meno facile, e io la barrique la sento soprattutto in questa elegantissima espressione dei suoi tannini. Non sento il legno dentro questo vino. È un vino meno immediato, meno pericoloso, come ho detto prima, perché quello di prima era un bicchiere tira l'altro, questo pure è un bicchiere tira l'altro, però si presenta sotto tutt'altra forma. Io lo definirei il fratello maggiore, perché quello che ho detto all'inizio lo ribadisco a costo di sembrare un po' ripetitivo. Si percepisce che sono due vini che vengono, non voglio dire dalla stessa mano, ma dallo stesso team, mettiamola così, visto che tu, Roberto, ci hai tenuto a sottolineare il team, e allora vengono dallo stesso team, quindi anche da te che sei il parun che alla fine della fiera dici questo sì e questo no. Certo. Beh, io non ho molto altro da aggiungere a questa nostra piacevolissima chiacchierata, resa ancora più piacevole da questi vini assaggiati, a parte il Bordeaux Bosco in un'enoteca, non al ristorante, in un'enoteca. Grosso modo, a che prezzo lo trovo? Tra i 15 e i 20, dai. Abbiamo già detto prima quello che penso sul rapporto tra la qualità del vino e la richiesta economica. E invece per quanto riguarda il Monsieur? Monsieur, come hai detto tu, siamo nella fascia di tutti gli altri colleghi, siamo tra i 25 e i 30. Poi è chiaro che dipende poi dal ristorante, perché più sali e più hanno dei ricarichi, insomma, però insomma diciamo che il prezzo medio insomma è intorno a quello, tra i 25 e i 30, insomma. Bene, ormai siamo in chiusura dell'episodio e l'episodio si conclude con le due domande di prammatica al produttore, che sono:
La prima, Roberto, se un appassionato decide di prendere la macchina, farsi un giro in Oltrepò Pavese, perché dovrebbe venire a visitare la tua struttura? Perché abbiamo un'accoglienza a 360 gradi, ti offriamo la vista, è facile. Abbiamo una posizione molto bella in alto perché si vede a 180 gradi, vediamo da Resegone, la Grigna, il Monte Rosa di fronte a noi e poi c'è il Monviso, c'è una vista meravigliosa sulla pianura. Abbiamo un fienile tutto a vetrata, abbiamo una terrazza, il fienile, sei sempre immerso nelle vigne e quando mangi anche al chiuso. Poi offriamo le camere, c'è la piscina, la sauna, il bagno turco, insomma è un'esperienza a 360 gradi, unita al vino ovviamente. Come si usa dire oggi, è un'esperienza immersiva. E la seconda domanda invece è, sempre se il medesimo appassionato prende la macchina, però non per arrivare fino a dove voi siete a Casteggio, ma all'enoteca fisica vicino a casa sua e trova nell'enoteca un vino firmato Prime Alture, perché lo dovrebbe comprare? Perché Prime Alture ha un sottotitolo, La Cantina di Milano, un vino del territorio. Noi abbiamo un furgone con su scritto La Cantina di Milano, siamo nelle enoteche, nei ristoranti, non siamo nella grande distribuzione, non siamo un brand, ma siamo parte di un grandissimo territorio. Mi sembra non ci sia molto altro da aggiungere se non ringraziare Roberto Lechiancole e Jean-François Coquard, rispettivamente proprietario ed enologo della cantina Prime Alture. Grazie mille Roberto. Grazie a voi e viva l'Oltrepò. Grazie mille Jean-François. Grazie a te. E salutarvi dandovi appuntamento fra una settimana circa. A risentirci e buon proseguimento di giornata. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry.